La Biblioteca Vivente è un'iniziativa che ha come principale obiettivo la trasformazione di discriminazione e pregiudizi in dialogo e in relazioni positive e di rispetto, offrendo a chi legge l'opportunità di entrare in contatto con persone con cui nella quotidianità non si ha occasione di confrontarsi e che appunto possono spesso essere oggetti di stereotipi, pregiudizi e soprattutto discriminazione. Tali persone, i libri, mettono a disposizione la propria esperienza di vita, offrendo un'occasione di abbattimento dei pregiudizi, basati anche e soprattutto sulla non conoscenza dell'altro. La Biblioteca Vivente nasce nel 2000 in Danimarca, grazie ad un'idea dell'associazione Stop the Violence a seguito di un'aggressione a sfondo razzista che ha portato l'associazione a riflettere su una metodologia che fosse interattiva per parlare di discriminazione, affrontarla e possibilmente distruggerla. A partire dal 2003, la Biblioteca Vivente è stata poi adottata dal Consiglio d'Europa come buona prassi e diffusa in tutta Europa. L'associazione LVA ha deciso di utilizzare questa metodologia per diffondere una cultura di parità, non discriminazione e per favorire processi interculturali nel territorio in cui opera. Ma cosa significa essere un libro vivente? Sicuramente di positivo c'è che riesci veramente a parlare con tanta libertà, cioè non ti mettono in difficoltà, ti mettono a tuo agio, riesci a dire quello che pensi, porti la tua testimonianza. Ad esempio a me mi hanno chiesto ma com'è possibile essere musulmana italiana? Come hai fatto ad indossare il velo? Perché l'hai indossato soprattutto, visto che hai vissuto in Italia 16 anni, quindi sei praticamente italiana a tutti gli effetti, come mai decidi di essere allo stesso tempo musulmana praticante? Quindi questi sono i quesiti che mi hanno posto e ho scoperto che il pregiudizio c'è, al di là del velo o non velo c'è sempre e che bisogna superarlo facendo queste cose qui, parlandone e confrontarsi con i giovani, con le persone, e dialogando. Gli studenti sono sempre molto, oppure i passanti delle biblioteche viventi sono sempre molto interessati e danno soddisfazione per quello che facciamo. È un'opportunità grande perché insieme alle altre alternative questa è una modalità che permette in maniera diversa di veicolare comunque dei contenuti importanti di accoglienza della diversità in una realtà come quella torinese e della provincia torinese, che già di per sé è molto più avanti rispetto ad altri contesti italiani. Perché proprio Biblioteca Vivente? Perché secondo me sta anche a me a farmi conoscere i miei quasi concittadini, perché i mass media e i mezzi tradizionali non ci aiutano, i mezzi di informazione tradizionali non ci aiutano. E parlo, diciamo così, ho assistito anche a una grande confusione quando si parla di questi termini, che è asilo, rifugiati, profughi, clandestini, immigrati, sono tutti termini, ma non si pone mai una domanda, perché una persona lascia il paese d'origine per arrivare in Italia, per arrivare in Europa. Come è stato il viaggio? Perché proprio l'Italia? Cosa che molti non sanno, e quindi sta anche a me farmi conoscere e far raccontare queste cose qua ai ragazzi. E dare la possibilità di potersi confrontare con i ragazzi, con i giovani, che sono il futuro, che possono cambiare le cose, è una cosa bellissima. La Biblioteca Vivente non intende convincere, forzando il lettore su temi o argomenti di discussione, ma mira ad offrire l'opportunità di essere faccia a faccia con alcuni comuni pregiudizi, verificare, capire e dialogare per superare la paura del diverso. Sentiamo le voci di alcuni lettori. Sono studenti e insegnanti del liceo Ancina di Fossano. In questo caso abbiamo scelto appunto di chiedere ai ragazzi della Biblioteca Vivente di venire a fare un intervento a scuola, perché l'abbiamo fatto anche noi l'anno scorso come protagonisti e siamo rimasti molto soddisfatti del risultato, ci è piaciuto moltissimo. Abbiamo parlato in modo schietto di tutto quello che riguarda pregiudizi e storie di persone che non conoscevamo per nulla e ci è piaciuto molto. Siamo soddisfatti anche quest'anno. È sicuramente un'opportunità di dialogo e di incontro per parlare di cose che solitamente a volte sfuggono ai nostri occhi o ci passano l'orecchio troppo in fretta e non stiamo a rifletterci sopra. Ci ha dato una grandissima opportunità di riuscire a scavare a fondo e di riuscire a sorpassare appunto questi pregiudizi che purtroppo vivono in tutti noi e anche in tutti i giorni. Trovo che i ragazzi hanno bisogno in effetti di
di persone vive, reali, no? Talvolta, e il fatto di abbinarla ai libri penso sia la cosa migliore. E poi stimolarli soprattutto a fare domande, perché hanno sempre difficoltà, come sono abituati alla TV o qualsiasi altro mezzo assistono. Dopodiché, se avete domande da fare, c'è un silenzio totale, no? E invece penso che sia molto utile condividerlo con le persone reali, sono reali quelle, cioè quindi non sono finte, non è uno schermo. Quindi penso che si debba andare in quella direzione sempre di più, ecco, verso l'umanità delle cose, ecco, questo penso sia importante. Penso che sia proprio importante, come diceva Igor, metterli di fronte all'umanità delle persone, alle cose anche scomode, alle cose difficili, perché appunto le persone che voi avete portato in classe portano con sé delle problematiche molto scottanti, molto attuali. Però io penso che sia appunto veramente importante questo. La nostra scuola è una scuola molto esigente dal punto di vista dei contenuti e dei programmi e li forma veramente bene. Altrettanto bene deve formarli come esseri pensanti e anche essere capace di ascoltare gli altri, non solo di riempirsi la bocca di tante parole. Se vuoi realizzare nella tua città una biblioteca vivente, contattaci.